Buonasera e benvenuti nella mia cucina, la cucina di A Tavola con Silvia. Vista l'enorme richiesta e l'enorme successo di questo formaggio, di questo tipo di formaggio, allora ragazzi io questa sera ve ne faccio un altro tipo. Un tipo fatto anche con le noci. Sì, perché questa è una ricetta del formaggio fatto in casa veramente semplice. Esatto. Allora, andiamo subito agli ingredienti. 1 litro di latte del bancofrigo intero, una confezione di panna da 200 ml, se la trovate da 2,50 togliete 50, una bella manciata di noci, 2 uova, un pizzicotto di sale, una presa, diciamo mezzo cucchiaino più o meno, ok? Perché la ricetta scorsa l'abbiamo fatta così, semplice. Adesso invece la facciamo con quel croccantino delle noci. Esatto. Allora, cosa dobbiamo fare? Andiamo a mettere il latte dentro la nostra pentola. 1 litro abbiamo detto, vero? 1 litro, esattamente. Eccolo qui. Insieme al sale. E andiamo a portarlo ad ebollizione. Nel frattempo sbattiamo la panna con le uova, ma ci rivediamo qua sul piano da lavoro. Ricordatevi, solo 200 ml. Solo 200 ml, questa è una confezione da 2,50, quindi 50 toglieteli. Nel frattempo che il nostro latte sta per arrivare ad ebollizione, io vado a frullare, diciamo, a sbattere le uova insieme alla panna. Ricordo non tutta, io ormai ho la pesa nelle mani, quindi ecco qua, 200 ml con la frustina di mia nipote. Quante noci utilizzeremo? Una manciata, più o meno saranno un 60 grammi, 50 grammi, anche perché la quantità di questo formaggio è, cioè la resa è poca, quindi se ci metto troppe noci diventa solo noci. Sì, esatto. Io se volete vi metto in info box. Innanzitutto ragazzi, iscrivetevi subito al canale. Fatto? Con la campanella, così almeno YouTube vi avvisa subito non appena esce un nostro video. E poi vi metto anche in info box i profili Facebook e Instagram mio e di Silvia. Ok. A che punto siamo arrivati? Siamo arrivati che stiamo aspettando che il latte arrivi all'ebollizione e ci trasferiamo sui fornelli. A dopo. Eccolo, il nostro latte sta quasi per bollire e noi mettiamo giù il composto di panna e uova. Mescoliamo per bene. E lo lasciamo così fino a che non ritorna il bollore. Il fuoco com'è? Acceso, spento? Il fuoco è acceso, bassissimo però. Quindi fornello piccolo? Sì, fornello piccolo. Fiamma bassa. Media, adesso lo rialzo. Ecco qua. Fornello piccolo, fiamma media. Lo facciamo tornare a bollore e ci rivediamo qua tra pochi minuti. Allora mi raccomando, girate sempre perché sennò potrebbe attaccarsi sul fondo. Se volete accelerare un pochino le cose non fate altro che mettere un pochino di succo di limone, diciamo un cucchiaio più o meno. Vedete come già si stanno formando i pezzettini di cagliata? Che è veramente facilissimo fare questo formaggio. Molto semplice. Come ho più volte detto nell'altra ricetta, sarei capace anche io. Abbasso un pochino il fuoco, adesso vado a mettere le noci sminuzzandole con le mani.
Una manciata, ragazzi. Sì, una manciata, non di più, perché sennò poi, ripeto, non è che ne viene tantissimo, quindi... Ok. Vedete? Guardate. Si è formata la cagliata. Adesso mescoliamo un pochino. Spengo il fuoco. E vado a togliere la cagliata mettendola in uno stampino, in una fuscella, eccola qui, leggermente sopraelevata in una ciotola, perché così almeno il siero può scendere giù. Eccolo qui, vedete? Bellissimo. Io vi ricordo che le fuscelle o comunque ecco questi stampini si possono trovare tranquillamente su internet. O in un consorzio agrario. O in un consorzio agrario. Noi lo andiamo a riempire tutto. Esatto. E ci rivediamo tra pochissimo. Allora, adesso lo lasciamo così, fino a che non diventa un pochino meno caldo. Poi lo copriamo con della pellicola e ci mettiamo sopra un peso, in maniera che così fuori esce tutto quanto il siero. Va bene? Ci rivediamo appena si è intiepidito un po'. Allora, a questo punto che si è un po' intiepidito, mettiamo sopra della pellicola, in questo modo, così. E sopra ci mettiamo un peso, in maniera che questo andrà a far uscire, vedete, l'altro siero. Lo lasciamo così per almeno 5-6 ore. Considerate che ci vuole un po' più di tempo per questo, perché ci sono le noci nel mezzo e quindi potrebbero comunque ostacolare, diciamo, l'uscita del siero, ok? Ci vediamo più tardi. Ci vediamo tra 5-6 ore, ma penso domani mattina direttamente. Eccolo qua, il nostro formaggio è pronto. A questo punto possiamo togliere il vasetto di marmellata di sambuco, scelta appositamente, no, non è vero, e possiamo rigirarlo, scusate, voilà. Guardate che meraviglia, ragazzi. Lo tagliamo anche, Eh sì. Facciamo vedere com'è. È duretto perché ci sono le noci, Eccolo qua. Guardate. Bellissimo. A tavola è con anche Silvia. molto, molto morbido, nonostante tutto il tempo che è stato. A tavola con Silvia, complimenti. A me. Provate a fare questa ricetta che è facile, ripeto, potrei farla anche io. E ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao a tutti. Ciao ciao.